Salve, fratelli! Salve! Gliel'hai detto tu che siamo fratelli? Io. E chi lo conosce? È il Signore che mi manda da noi. No, passavamo di qui per caso. Ciao a tutti, come avrete intuito già dal titolo e dalla citazione a Lo chiamavano Trinità di A.B. Clutcher, ovvero Enzo Barboni, il film che ha consacrato, diciamo, definitivamente la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Bene, nel video di oggi vorrei appunto parlarvi di loro e vorrei con l'occasione consigliarvi come sempre un paio di film, perché no anche un album musicale e due libri dedicati a questa mitica e per me chiaramente mai dimenticata coppia, quali sono stati i grandi Bud Spencer e Terence Hill. Hanno cresciuto, come sappiamo, più generazioni, ci hanno accompagnato per oltre 30 anni di cazzotti e risate. Loro avevano fatto diciamo una cifra stilistica della loro comicità era la slapstick comedy, ovvero una comicità gestuale tipica del cinema muto. Pensiamo a Buster Keaton, ma anche Stan Laurel e Oliver Hardy si rifacevano alle stelle del cinema muto con le loro scazzottate che erano simili a quelle di cartoni animati. Se vogliamo, chiaramente non c'era una vera e propria violenza nei loro film, anzi erano film spensierati, ma come disse anche lo stesso Terence Hill in alcune interviste, in un certo senso erano atemporali, nel senso che sono film sempre attuali, volendo, li si rivede sempre con piacere e perciò mi faceva piacere ricordarli, parlare un po' insieme a voi del loro cinema, consigliarvi un paio di libri. Cominciamo da questo bel libro, 30 anni di risate, cazzotti e buoni sentimenti nei film di due campioni d'incasso, con le interviste esclusive ai protagonisti, tutta la storia di un sodalizio artistico, tra i più longevi e fortunati del nostro cinema. Nel 1967 debutta sugli schermi cinematografici una strana coppia di attori, destinata ad un successo tanto imprevedibile quanto travolgente. Il film era Dio perdona, io no, e i due attori erano ovviamente i grandi Bud Spencer e Terence Hill. Questo volume è il primo che ripercorre analiticamente il loro lungo e felice sodalizio artistico, considerando non solo la nutrita filmografia comune, ma anche le parallele carriere individuali. E il sapore che ne scaturisce non è quello agrodolce della nostalgia, ma quello intenso della riscoperta. Riscoperta di una comicità semplice, essenziale, mai invadente o volgare, talora ingenua nella sua schematicità, volutamente impermeabile a ogni tentazione di critica o denuncia seria dei mali della società, dagli esordi al trionfo di Trinità e alle successive conferme del loro innato talento comico. Spencer e Hill hanno scelto la costante della pura evasione, sfidando sempre nella collaudata alchimia dei loro incontri cinematografici e riuscendo spesso a infondere nel pubblico una carica quasi taumaturgica di energia e spensieratezza. E in fondo è con lo stesso spirito che questo volume è stato concepito e scritto, con la speranza, nemmeno troppo recondita, che tra le sue pagine lo spettatore di allora, come quello di oggi, possa ritrovare o assaporare per la prima volta la passione e il divertimento che animavano quel cinema e i suoi protagonisti. Questo è il contenuto che troverete all'interno di questo bel libro, contiene anche numerose fotografie, quindi potete vedere un paio dal film Io sto con gli ippopotami. Ecco altre fotografie, qui potete vedere il film Non c'è due senza quattro e qui lo chiamavano Trinità. Questo perciò è il mio primo consiglio di oggi. Il libro Bud Spencer e Terence Hill contiene, come detto, molte belle fotografie, l'analisi dei loro principali film. Come film ho scelto il mio preferito, che Altrimenti ci arrabbiamo. Non una Dion Buggy qualunque, deve essere rossa con capotina gialla. E a questo proposito, naturalmente, non posso non citarvi la Dion Buggy Band. Ne avevo già parlato in un mio precedente video. Vi ricordo che solo la Dion Buggy Band vi darà forza e grinta a volontà. Questo è il loro ultimo album live, Through the Air. Ecco qui un altro loro album. Loro propongono degli show molto divertenti, ricchi di gag, come già vi dissi precedentemente. Io ho la fortuna di essere amico con questo bel gruppo che fa un bel tributo al cinema, con protagonista la mitica coppia Bud Spencer e Terence Hill e naturalmente agli Oliver Onion. Ecco qui un bell'album di Criti Stiz di Guido e Maurizio De Angelis, ovvero i due fratelli, gli Oliver Onions. Recentemente la Dion Buggy Band ha avuto il piacere di conoscere Guido del duo Oliver Onions in un festival e naturalmente io loro auguro come sempre molto successo, perché secondo me lo meritano, sono veramente una bella band, la Dion Buggy Band. E il film, dicevo, Altrimenti ci arrabbiamo,
Kid e Ben, un meccanico e un camionista, vincono una Dion Buggy a una gara di autocross e per stabilire a chi debba andare decidono di misurarsi in una prova di resistenza gastronomica. Il match, sfortunatamente, viene interrotto da un gruppo di scagnozzi che non solo mette a suo quadro il bar del Luna Park dove si disputa la sfida, ma distrugge anche l'ambito veicolo. In realtà, l'obiettivo dei teppisti è un vicino parco di divertimenti che, se fosse distrutto, permetterebbe la costruzione di un grattacielo. Kid e Ben non aspettavano altro, è ora di salvare il Luna Park e di portarsi a casa una Dion Buggy nuova di zecca. Questo è il film, altrimenti ci arrabbiamo, uno dei miei preferiti, naturalmente non posso non citare anche Lo chiamavano Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, Non c'è due senza quattro, I due superpiedi quasi piatti, Poliziotto Super Più, Banana Joe, Dio perdona io no, Più forte ragazzi, Io sto con gli ippopotami, tanti altri bellissimi film, ma altrimenti ci arrabbiamo dovendone scegliere uno, sceglierei questo, è veramente un film che amo moltissimo, dal mitico coro dei pompieri, la gara di birre e salsicce, è un film ricco di scene calde. L'altro libro che volevo consigliarvi è questo, Guida al cinema di Bud Spencer e Terence Hill. Bud Spencer e Terence Hill, la vera accoppiata più devastante dopo Nitro e Glicerina, circa 20 anni di storia di una delle più celebri coppie cinematografiche italiane, dallo spaghetti western agli splendidi paesaggi del Sud America, dai grattacieli di qualche metropoli americana alla periferia di Madrid, al ritmo di cazzotti e di schiaffoni, una comicità fracassona e farsesca da slapstick comedy, una formula semplice ma vincente, arricchito dalle interviste a Bud Spencer, Sal Borghese, Marco Tullio Barboni, Marcello Fondato, Glauco Norato e Michele Gammino e dalla prefazione di Andrea Lanza, il libro dà vita a un nostalgico viaggio all'interno di un divertente cinema d'avventura, per le famiglie, che non esiste più, ma il successo del duo non è tramontato e anche se è passato qualche decennio è ancora sconveniente farli arrabbiare. Questo era il mio secondo consiglio di oggi, Guida al cinema di Bud Spencer e Terence Hill. Riepilogando vi consiglio perciò questo bel libro, che contiene anche, come detto, delle belle interviste, quest'altro bel libro, Bud Spencer e Terence Hill, l'album Greatest Hits degli Oliver Onions, coloro che hanno musicato gran parte dei film della celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill, i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, la tribute band degli Oliver Onions, ovvero la Dion Buggy Band, con cui posso avere il piacere di dirmi amico, e con cui Through the Hair, l'album live della mitica Dion Buggy Band, e come film tra i tanti bellissimi della coppia, come Trinità e tanti altri, ho scelto Altrimenti ci arrabbiamo. Come detto, non una Dion Buggy qualunque, deve essere rossa con capottina gialla. Ritorneremo senz'altro presto a parlare anche di Bud Spencer e Terence Hill, non si può non volergli bene, perciò tornerò a parlarne anche in questo canale al più presto. Per oggi vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e lunga vita e prosperità. Ciao.